Sì, il problema che si trova per i giovani che cominciano a cantare, no? Che normalmente i cantanti che quando tu li vedi, no? Come quando io vedo lei, sembra che non fa nulla, sono i migliori, ma è difficilissimo È più difficile. il fare nulla, no? Perché Sì, quando incominciamo tutti abbiamo qualche problema, quello che non ha un problema con la certo, laringe, là con l'appoggio, là certo. con la laringe alta o forse O troppo troppo nasale bassa. o troppo bassa, sì, Perché esattamente. parliamo, tu lo sai, sentiamo molto parlare della laringe che va su, ma non parliamo mai della laringe che va troppo Sì, giù, sì, e ci sono. che ogni tanto peggiore. Sì, sì, perché si intuba il suono, Sì, sì. è veramente da trovare questa zona di facilità della laringe, di espressività, e quindi quando tu senti che va su, compensare con la discesa del fiato, infatti. È come, sai, una pompa, facciamo il giro di Francia oggi, una pompa a bicicletta, sai? Tu metti pressione qui, sul dedo qui, e noi cantanti facciamo il contrario. Sì. Dobbiamo fare il contrario. È strano, eh? C'è una scuola che dice tu devi per trovare il squillo, eccetera, eccetera, quindi su tutto l'ambito della voce mettere pressione, pss, così, ma è terribile. Come fai per cantare durante 2 ore così con uno sforzo del genere? L'80% della serata è nell'apertura vocale, nella resonanza e nel buon fiato, che crea questa facilità. Il problema è che quando tu prendi questo buon fiato e canti nel medium, quando tu raggiungi quella parte Sì, che nominiamo passaggio, tu ti rendi conto che i parametri cambiano. Tu non puoi più mantenere questa facilità di risonanza. Allora tu devi lavorare. Allora, ma prima di questo tu devi cantare, sì, capito. che non è mica facile neanche, sai, lasciare con la parola e con la tua musicalità. Noi siamo aspettati già per questo, per la nostra musicalità, non solo per la voce. Sì, è vero. È così, e questo lo dimentichiamo un po', è un po' troppo spesso per me. La vocalità è una bella cosa, ma la vocalità che fa anche con un suono splendido, alla fine, per me dopo 10 minuti me ne vado perché non mi porta a niente. Sì, c'è un problema che quando tu dici ai giovani la parola appoggia, normalmente l'allievo soffia di più. No? E quando tu più dici no, appoggia, no, soffia di più. Dunque, io normalmente gli dico lascia uscire, Già, bene? Non soffiarlo. prima cosa, tutto il medium è la parola lasciata. Teatrale, lunga, con vocali lunghe. Cosa rischi nel medium? Niente, rischi solo di essere interessante, meno male. No? Poi la seconda cosa è di capire la parola appoggiare. Che vuol dire appoggiare? Appoggiare non è... Appoggiare, se hai, non so, il pianoforte qui, prendo il mio telefono e vado a appoggiare il telefono sul pianoforte. È il contatto, è così, non è così. Forse su Sì, un acuto ci vuole dare tutta forza, ma come fai se già dall'inizio della frase, anzi peggiore, nel medium appoggi così, come fai per andare su? Per proseguire le metafore un po' semplici, però, quella della macchina della pedala a gas, tu non puoi sempre essere così basso, a fondo così, no, c'è uno sviluppo, no? E se diciamo che l'acuto sia la velocità la più rapida, ogni nota ha la sua propria energia, necessita la sua propria energia. Tu non puoi dare gas, full gas, a fondo gas per essere nel medio, è una stupidaggine perché dopo tu sei così e se tu devi andare su sei già a fondo, non puoi, non c'è più sviluppo. E questo mi pare sempre molto strano perché sento ogni tanto professori o allievi che parlano dei professori che dicono sì, tu devi tutto appoggiare così e tutta la frase. Non è vero.
Prima devi cantare e quando tu arrivi vicino a questa zona del passaggio, se hai cantato bene fino a qui, tu vedrai che non va più. Allora fermi un po', pensa e tu devi aggiustare le cose perché sia quella libertà di prima quando tu sei nel medium, sia questa libertà sul passaggio e quindi dopo che ti porta all'acuto. Ma prima del passaggio, musica, bel fiato, fraseggio, quel che tu senti lo dai. E così. Sì, però lei direbbe che devi fare, quando arrivi al passaggio, devi fare lo stesso ma con più intensità, più che cambiare, no? Dipende. Ok. Dipende. No, è interessante perché ci sono del vocabolario, ancora una volta, certe parole molto interessanti. Passaggio. Se tu arrivi nella mia vocalità, su un mi, la voce comincia a fare delle cose strane, no? Se non so perché un musicista ha scritto una fermata, una cadenza che ci porta a cantare un mi tenuto, non è un passaggio. Non è un passaggio va Quando vai. verso un'altra nota. Se tu ti fermi qui che non c'è niente dopo, non è un passaggio. Appoggiare e aprila. Appoggiata, ok? Passa, perché sicuramente è quasi come un acuto, perché necessita quasi la stessa forza di un grande acuto, solo che non è passato e un mi aperto ci costa molto, ma se una fermata tu devi, no, così, quando dico appoggiate comunque ti dà un suono già un po' ben bilanciato, no? Ma infatti se durante una cadenza che ci porta a cantare un sol c'è un mi, allora è un passaggio, perché tu passi attraverso. Il passaggio è questo, anzi di più, è quando faccio lavorare certi cantanti, tenori e altro, per esempio la famosa La speranza della Bohème, che tutti arrivano la speranza, non è scritto così, mi dispiace, non è scritto così. Tutti i suoni di passaggi sono per me con delle vocali un po', non voglio dire coperte perché di solito quando dico questo se la mangiano, ma delle rotonde, vocali un po' più, invece di una piuttosto una un po' raccolte, no? che ti permettono di mantenere una punta nella voce, no così, ma solo la vocale, parlo solo di vocale. Sì. Questo, quando tu nel cervello pensa a una questo lo fa. Non bisogna spiegare. Quindi tu pensi una e tu fai la portalo perché va verso una A che quello è aperto. E questa A di speranza è il climax della frase. Quindi nel mio vocabolario particolare io ho nominato questo tipo di note, delle note di passaggio, perché passano. Il climax è dopo. Vantaggio straordinario a fare questo. E perché? Perché ti dà una direzione mentale per andare verso la A e quindi la E la passi così. È molto più facile e questo te lo dico, l'ho sperimentato con tutti i tenori che hanno avuto la capacità di questa nota già e sempre è stato 100% passa molto bene così. Se no, tu hai paura di questa A perché tuo cervello pensa solo a questo do naturale e sei così. No, pensa a ranza, passi e va da solo. È un passaggio, è così. È un passaggio, diciamo, più fisiologico, sicuramente per i baritoni, per esempio, e sul mi, fa. Ma questo passaggio dobbiamo mai spostarlo, perché questo è il debutto della fine vocale, mai spostare, però anche con questo passaggio c'è una mobilità possibile. Ogni tanto è interessante di aprire un po' più alto per cantare in certe note, ogni tanto al contrario è meglio di coprire più presto per dare un'omogeneità. Non c'è niente di veramente quadrato, ci sono solo spazi, quadri, e questi quadri definiti tu puoi muoverti dentro questi quadri. Queste sono per me le regole
e che ti danno una flessibilità e la flessibilità è assolutamente necessaria perché non siamo pianoforte di metallo e legno. Sì, è vero. Quando tu alzi alla mattina, un giorno sei Superman e l'altro giorno sei un poveraccio a strada e comunque devi cantare lo stesso Sì. ruolo di notte. Quindi in questo quadro che ti ho parlato, se tu canti così ti permette di giocare un po' con i tuoi mezzi del giorno. E questo è molto importante. Mai cercare a ripetere precisamente quello che hai fatto il giorno dopo. Cerchi Devi a aggiustare. ricreare il quadro e dopo si canterà dentro. Pensa lei qualche volta alle corde vocali o no? No, E non ha pensato mai alle corde Mai. vocali? Mai. no. Pensi alle corde vocali quando tu mi fai la domanda tu? No. No. Puoi immaginare il stress? Mentre tu canti rolle del genere cominci a pensare alle corde vocali e tu immagini questi pezzi così che devono cantare delle cose praticamente che nessuno può cantare e con l'orchestra a pieno e il pubblico che ti aspetta, non parliamo della critica, hai capito? E cominci a pensare alle corde vocali, a suicidarti subito. No, in No. questo momento veramente non si può. Ma ti scherzi un poco, ma mai non serve a niente, perché le corde vocali alla fine tu sai benissimo quando sono sane o no, quando sono stanche o no. Si può dire che lei pensa alla laringe, no? Più che alle corde vocali. Neanche. Neanche ma quando studia sì, no? Solo in questi momenti tecnici che sono scritti, che ogni tanto ti mettono in difficoltà. Ma per il resto, sul serio, non nascondo niente. No, Ti sono assicuro, sicuro. Io penso più che tutto a fare la musica che voglio fare, almeno provare di fare quella musica che sento nella mia testa e a esprimere, perché questa è la gioia del nostro mestiere, a esprimere i libretti, i personaggi. E ogni tanto durante la sera hai questi momenti che io nomino rendezvous, dove effettivamente tu devi pensare più, non dimenticarti, perché in certe parti, tipo quella dei Conti di Luna o Scarpia, o queste parti un po' drammatiche, è molto facile di ubriarsi, no? Di ubriarsi, perché tu sei dentro, sei felice, hai un po' di temperamento e vai e alla fine tu sei... perché hai dimenticato che in certi punti tu devi veramente essere concentrato solo sulla meccanica vocale. Un modo di prendere, di aprire un po' più per preparare l'acuto, questi momenti tipici che sono i rendezvous, non devi sbagliare, se no cominci a stancarti e allora dopo si paga.